Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting. Finora abbiamo fatto un'introduzione sui diversi tipi di macchine fotografiche e abbiamo parlato dei concetti fondamentali da conoscere per poter controllare le nostre fotografie. D'ora in avanti invece cominciamo a parlare più nel dettaglio dei singoli argomenti e via via approfondiremo sempre di più i vari aspetti della fotografia fino ad arrivare alle tecniche più avanzate come per esempio la ritrattistica da studio, la macrofotografia, la paesaggistica e così via. Oggi ci concentriamo soprattutto sugli obiettivi e sulle due funzioni principali che controlliamo inizialmente con i nostri obiettivi. Stiamo parlando dello zoom e della messa a fuoco. Prima di tutto dobbiamo fare una differenza sui due grandi, le due grandi differenze tra gli obiettivi. Da una parte abbiamo gli obiettivi a focale fissa e dall'altra parte abbiamo gli obiettivi zoom. Se guardiamo un obiettivo a focale fissa vediamo che abbiamo una sola ghiera che è quella della messa a fuoco. Su un obiettivo zoom invece abbiamo due ghiere, quella della messa a fuoco e quella dello zoom. Cosa fanno queste due ghiere? La ghiera dello zoom ci permette di cambiare la lunghezza focale del nostro obiettivo. La lunghezza focale è la distanza che c'è tra il centro ottico dell'obiettivo e il sensore della nostra macchina fotografica. Nella pratica vediamo subito cosa comporta questo cambio di lunghezza focale. E montiamo il 18 sulla nostra reflex, montiamo il 18-55 mm che è l'obiettivo standard con cui vengono solitamente vendute le reflex. Quindi accendiamo la nostra macchina fotografica e mettiamo in questo caso così. Allora scattiamo la prima fotografia a 18 mm e vediamo che cosa succede. Inquadriamo la nostra scena e scattiamo. E ho una fotografia della scena che ho davanti con questi due personaggi ed è la prima fotografia che ho scattato. Vediamo quindi andando un po' più avanti, andiamo a 35 mm e vediamo cosa succede. Se scatto a 35 mm la mia fotografia, vedo che l'inquadratura è un po' più ingrandita. Io non mi sono spostato dalla mia posizione, ma l'immagine è diventata un po' più zoomata. Se arrivo a 55 mm, che è il massimo con cui di lunghezza focale che posso ottenere con questo obiettivo, scatto la mia fotografia e vedo che l'immagine è ancora più ingrandita. Quindi la lunghezza focale, la prima cosa che possiamo vedere ci permette di fare è controllare quanto ci avviciniamo al nostro soggetto senza spostarci. Quindi valori di lunghezza focale più bassi come 18 mm ci permettono di fare foto più ampie, valori più alti come 55 mm ci permettono di avere fotografie più strette, più zoomate sul nostro soggetto. Quando scegliamo un obiettivo quindi dobbiamo sapere quali sono le lunghezze focali che ci possono servire. Il 18-55 mm è una cosiddetta escursione focale, quindi è un gruppo di lunghezze focali un po' tuttofare, quindi possiamo fare paesaggi, possiamo fare anche ritratti e possiamo avvicinarci un po' ai soggetti. È un po' un obiettivo, come si dice, né carne né pesce, però per iniziare è ottimo perché ci permette di usarlo anche quando siamo in viaggio, così possiamo adattarci un po' alle situazioni. E le altre lunghezze focali invece cominciano a diventare un po' più specifiche. In questo caso posso farvi vedere il 10-18 mm, che quindi vediamo sono due lunghezze focali molto più basse, e quindi scattiamo prima di tutto la prima fotografia a 18 mm e mi posiziono più o meno come l'ultima fotografia che ho scattato con l'altro obiettivo. Quindi mi metto così e scatto la mia fotografia. E questo è a 18 mm, quindi coincide con la lunghezza focale massima di questo obiettivo, coincide con la lunghezza focale minima del 18-55 mm. Adesso da 18 mm torno indietro e vado a 10 mm. Scatto la fotografia e vedo che adesso la scena è molto più ampia, quindi è chiaramente un grandangolo, come vengono chiamati questo tipo di obiettivi, ci permette di scattare per esempio fotografie di paesaggi o anche ritratti un po' più astratti, un po' più surreali come inquadrature, perché come vediamo viene anche deformato lo spazio. Infatti l'altra cosa che viene influenzata e che la lunghezza focale influenza è la percezione della prospettiva. A lunghezze focali più basse, quindi 10 mm, gli oggetti che ci sono vicini appaiono molto più grandi rispetto agli oggetti che ci sono lontani. E possiamo vederlo se per esempio mi avvicino un po' al soggetto in primo piano, vediamo quanto posso, in questa maniera, vedo che il soggetto è molto grande rispetto a quello che vedo sul fondo. Ma se adesso io cambio
e vado sul 18-55 mm, metto su 55 mm e cerco più o meno di scattare la stessa fotografia, se metto a fuoco posso vedere che la differenza di grandezza, per esempio tra il soggetto in primo piano e quello in secondo piano, nella fotografia a 55 mm è minore, e questo si può notare anche se per esempio stiamo fotografando una strada davanti a noi a lunghezze focali più basse, quindi 10 mm, vediamo che la strada diventa subito molto piccola e va a finire su un punto, mentre a lunghezze focali più ampie, come per esempio 55 mm o anche 100 mm, le linee che si allontanano da noi sono parallele. E questo quindi è un tipo di considerazione che dobbiamo fare quando scegliamo quale lunghezza focale utilizzare e quale obiettivo utilizzare, sta nella percezione della prospettiva nella nostra fotografia. Un'altra cosa che la lunghezza focale influenza nelle nostre fotografie è la profondità di campo. Ne parleremo un po' più avanti, molto più in dettaglio, ma per ora la possiamo introdurre perché è una cosa un dubbio che ci può venire quando scattiamo le fotografie le prime volte. Adesso se io mi metto a 18 mm, sono tornato sul 18-55 mm, a 18 mm se scatto la mia fotografia vedo che tendenzialmente tutta la scena è a fuoco, soprattutto i due personaggi sono entrambi più o meno allo stesso modo a fuoco, ma se mi sposto a 55 mm e fotografo il personaggio in primo piano, a questo punto posso vedere che ho venuta un po' mossa la fotografia, meglio. A questo punto posso vedere che il personaggio in primo piano è nitido, mentre il personaggio in secondo piano è sfocato. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che una lunghezze focali più basse, come per esempio 18 mm, ci permettono di avere un po' tutto quanto a fuoco. Andando a ingrandire verso 55 mm, 100 mm, 200 mm, dobbiamo sapere che l'area di messa a fuoco dell'obiettivo diventa più stretta, quindi le cose cominciano a si sfocano più in fretta. Ne parleremo molto più in dettaglio quando parleremo della profondità di campo, ma questo per ora è un concetto che dobbiamo sapere, insomma, che così non ci sorprendiamo quando vedremo gli oggetti sfocati quando andiamo su lunghezze focali più alte. L'ultima fotografia che abbiamo scattato ci permette anche di introdurre l'altra ghiera che troviamo sull'obiettivo. Come abbiamo detto, sugli obiettivi a focale fissa la ghiera dello zoom non c'è perché gli obiettivi a focale fissa non hanno la possibilità di variare la lunghezza. Per esempio il 28 mm può scattare soltanto a 28 mm, quindi non abbiamo nessun tipo di zoom, e l'unica ghiera che abbiamo è quella della messa a fuoco. Su un obiettivo zoom invece abbiamo la ghiera dello zoom e la ghiera della messa a fuoco. La messa a fuoco sugli obiettivi può essere manuale o automatica. Tendenzialmente quella automatica è più comoda per quasi tutte le situazioni, diamo alla macchina fotografica la possibilità di scegliere dove mettere a fuoco, impostando alcuni parametri che ci possono tornare utili. La messa a fuoco manuale invece è comoda soprattutto per situazioni dove abbiamo la macchina fotografica su un cavalletto e i soggetti non si muovono più di tanto, quindi può essere per esempio astrofotografia o fotografia in studio, fotografia macro. Tendenzialmente per un po' tutti i tipi di fotografia, anche per la ritrattistica, almeno personalmente preferisco usare la messa a fuoco automatica, dato che mi permette di essere sicuro velocemente che la messa a fuoco sia corretta. Ma che cos'è la messa a fuoco? La messa a fuoco è la possibilità di spostare avanti e indietro il piano di messa a fuoco, ovvero il piano dove la nostra fotografia è nitida. Nell'ultima fotografia abbiamo visto che il soggetto in primo piano era a fuoco, mentre il soggetto in secondo piano è sfocato. Mettendoci una messa a fuoco manuale e spostando la ghiera, in questo caso questa piccola ghiera davanti, possiamo spostare quest'area nitida. Quindi se vado a vedere l'ultima fotografia che ho scattato, rifarò la messa a fuoco, è più o meno così. E qui ho messo a fuoco il personaggio in primo piano, mantenendo più o meno la stessa composizione. Vado a cercare di mettere a fuoco manualmente il personaggio in secondo piano. Giro la ghiera e scatto la mia fotografia e vediamo che in questo caso il personaggio in secondo piano è a fuoco, il personaggio in primo piano è sfocato.
La messa a fuoco automatica invece ci permette di automatizzare un po' questo processo, e abbiamo nelle macchine fotografiche, ogni modello e ogni marca ha un po' sistemi un po' diversi per permetterci di controllare la messa a fuoco, ma essenzialmente sulle reflex troviamo che abbiamo tutta una serie di punti che possiamo scegliere se usare tutti i punti per analizzare la messa a fuoco oppure semplicemente scegliere un solo punto. In questo schema, in questo caso, io per esempio posso scegliere di scegliere il punto in basso a sinistra, compongo la mia fotografia e lascio alla macchina fotografica la possibilità di mettere a fuoco, quindi metto a fuoco in basso a sinistra e scatto, e vedo che il personaggio in basso a sinistra, dove coincide il punto, è a fuoco. Adesso, cercando di non cambiare la composizione, sposto il punto di messa a fuoco in alto a destra, andiamo un po' in alto a destra, metto a fuoco e vedo che la stessa fotografia è venuta con il personaggio sullo sfondo a fuoco. Ci sono altri metodi per usare la messa a fuoco automatica, per esempio possiamo passare nella modalità Live View, che ci permette di vedere sullo schermo la messa a fuoco, e dipende da che modello avete di reflex, questa cosa può essere più o meno comoda. Per esempio con questa, che è una 450D, un modello un po' vecchio, la messa a fuoco chiaramente dobbiamo spostarla con le freccette con i controlli insomma fisici, mentre per esempio con la Canon EOS M io posso con il touchscreen scegliere dove mettere a fuoco, metto a fuoco in alto a destra, oppure spingo in basso a sinistra e rimetto a fuoco e scatto la fotografia. E quindi anche questo dobbiamo scegliere un po' cosa ci è più comodo come tipo di messa a fuoco. Nella messa a fuoco un altro concetto importante da sapere è il fatto della ricomposizione. A volte infatti il soggetto che vogliamo mettere a fuoco non si trova nel punto di messa a fuoco che possiamo utilizzare, o per esempio se siamo abituati a usare solamente il punto di messa a fuoco centrale, quello che possiamo fare è mettere a fuoco il nostro soggetto, tenere premuto il tasto di messa a fuoco e poi ricomporre la scena cercando di non ruotare la macchina fotografica. Ricomponiamo la scena così da avere gli elementi disposti come vogliamo. Quindi in questo caso io posso mettere a fuoco con il punto di messa a fuoco centrale il mio soggetto davanti e poi sposto un po' la macchina fotografica per includere anche il personaggio dietro, e vediamolo subito. Metto a fuoco il personaggio al centro e sposto la macchina fotografica e scatto la mia fotografia. In questo caso vediamo che anche se sto usando il punto di messa a fuoco centrale, spostando dopo aver preso la messa a fuoco e tenendo premuta a metà il tasto, posso ricomporre e cambiare la composizione mantenendo la messa a fuoco sul soggetto che mi interessa. Ci sono anche altre cose che possiamo dire degli obiettivi, per ora le introduco velocemente e chiaramente, come ho detto, approfondiremo tutto quanto nel corso dei prossimi episodi. Sugli obiettivi, soprattutto sugli zoom, possiamo trovare lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore ci permette di appunto stabilizzare le nostre fotografie, e questo riduce la quantità di mosso che può essere dato dal movimento delle nostre mani, e che è più evidente quando siamo zoom più forti, come per esempio 200 mm, dove qualsiasi micro movimento risulta nel tremore della fotografia e quindi nel mosso. Allo stesso modo, lo stabilizzatore di immagini, che è tutta una serie di motorini che cerca di compensare i nostri movimenti, è comodo per i video perché, visto che è una ripresa continua, il tremolio della mano può essere fastidioso. Con lo stabilizzatore di immagini invece le immagini vengono un po' più morbide. L'ultimo aspetto importante degli obiettivi, e che non approfondiremo in questo episodio perché è molto ampio e ne parleremo tantissimo, è l'apertura del diaframma. L'apertura del diaframma è quanto è aperto o chiuso il piccolo iride, il piccolo foro che c'è nel piccolo o meno piccolo, insomma, il foro che c'è nel nostro obiettivo e che permette alla luce di attraversare l'obiettivo e andare a finire sul sensore. L'apertura del diaframma negli obiettivi analogici veniva controllata direttamente sull'obiettivo, ma ormai negli obiettivi digitali viene controllata dalla macchina fotografica, e questo è un valore che influenza l'esposizione, quindi quanto è chiaro o quanto è scura la nostra fotografia, e anche la larghezza la profondità di campo, che è quest'area nitida della messa a fuoco delle nostre fotografie. Comunque sono tutti argomenti di cui parleremo più avanti molto nel dettaglio, e impareremo a controllarli per poter esprimere la nostra creatività nelle nostre fotografie. Per questo episodio è tutto, e volevo fare un ringraziamento speciale a Worldwide FX, che è la società dove lavoro e che mi ha permesso di registrare questi video all'interno degli studi cinematografici. Grazie a questa possibilità avrò modo durante i prossimi mesi di continuare a registrare nuovi episodi del corso di fotografia, anche se mi trovo qui all'estero in Bulgaria.
Come sempre potete scrivermi per dubbi o suggerimenti a carlo@player2.com. Mi raccomando, visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum, dove c'è una comunità di appassionati che non vede l'ora di vedere i vostri scatti e rispondere alle vostre domande. E potete seguire Player 2 Lighting anche sulle varie comunità online come Twitter o Instagram a @player2, oppure Facebook a facebook.com/p2lighting. Mi raccomando, non dimenticatevi anche di scrivere qui su YouTube i commenti se avete domande o volete chiarificazioni. E per questo episodio è tutto, grazie per aver visto questa lezione e ci vediamo alle prossime.